Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e dall'82esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia sono felice di dare il benvenuto, il bentornato a Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino per Il Maestro. Grazie. Grazie a voi. Sono contenta di chiudere questa giornata di Venezia con voi, perché questo lo stavo dicendo a tutti, lo stiamo un po' anche noi giornalisti dicendo a tutti, questo è un film di cuore, noi ci ha preso proprio emotivamente, e la prima cosa che ho pensato uscendo è stato, ho avuto la sensazione di nostalgia, perché mi è sembrato un film classico della tradizione, però con una consapevolezza del presente. E quindi la prima domanda è: era un po' così? C'era un po' la voglia di fare qualcosa che avreste voluto vedere? Sì, quando parliamo, decidiamo di fare un film con Pierfrancesco, pensiamo sempre a chi lo vedrà. Ci piace tenere il pubblico in sala divertito, emozionato, ma anche in qualche modo con dei conflitti interni, cioè le tematiche di questo film sono sia una commedia all'italiana, ma parla anche di altro, ed è in qualche modo una sorta di tributo ai nostri maestri, a quelle persone che incontriamo e che ci cambiano la vita. È un film sulle occasioni mancate, è un film sugli sconfitti. Abbiamo fatto il tentativo di dire che poi in fondo 2 sconfitti possono anche fare una vittoria, in un terreno più complicato come quello della vita. Questo era quello che volevamo fare. Poi tutto il resto dell'emozione, è grazie al talento suo di Tiziano, che il film a un certo punto era un cavallo nella prateria, nel senso io avevo difficoltà anche a contenere le emozioni di questo film. Chi sono i maestri, i veri maestri, Francesco? Ma no, non lo so, non penso che ci sia un modo di descriverli e basta, e non ho idea. Credo che quello che tu puoi considerare il tuo maestro lo è perché ha toccato qualche cosa di te, perché c'è qualche cosa che evidentemente ti è risuonato nell'incontro con quella persona. Se pensi a quel professore che ti ha fatto appassionare, piuttosto che non a quell'insegnante che magari andando via, piuttosto che non stando 2 ore seduto insieme a lui, ha detto una cosa che ti ha aperto un mondo. Penso che molto spesso l'insegnamento possa anche avvenire in maniera casuale, e penso soprattutto che insegni qualcosa quando non sai neanche che in quel momento lo stai facendo. Può accadere, l'esempio è sicuramente forte. In questo caso c'è la persona più lontana possibile dal poter essere un maestro, è un uomo che ha frammenti di vita sparsi di fronte a sé e che deve rimettersi in qualche modo in sesto. E un incidente poi lo porta a svelarsi, e questo incidente, per paradosso, invece che essere la fine di una storia, è l'inizio di un'altra storia, che è quella che, come diceva Andrea, porterà ad una vittoria su un altro campo che non è quello della Terra Rossa, ma che è quello magari del futuro, della vita di questo ragazzo. Infatti la questione dei 2 sconfitti mi ha fatto pensare che effettivamente io, per una buona parte di film abituata a un certo tipo di film che ti racconta sempre quelli che ce la fanno, io mi aspettavo, ecco, ora hanno detto una bugia e hanno vinto, ora vincerà, ora cambierà strategia, perché così i film dello sport, di sport soprattutto, sono così, ti educano. Questo, sai che abbiamo parlato tutto il film, io gli rompevo le scatole, gli dicevo: guarda, cioè, tu stai ingannandolo il pubblico, a proposito di quello che dicevi, perché tu nel momento in cui lo fai vedere, e io un pochino volevo che Felice almeno un game lo vincesse e che si vedesse, invece lui mi diceva giustamente no, perché quello è un altro film, ed è bello poi alla fine che quando il film deraglia, quando la macchina di questi 2 va da un'altra parte, sei all'interno di qualche cosa che non sai bene dove andrà, ma che ti porterà altrove, e piano piano i nodi della storia si verranno a riallacciare attorno a questi 2 personaggi, però nel frattempo qualcosa di molto bello e molto unico è successo loro.
Infatti avete parlato di omaggio ai mentori imperfetti, ho trovato che fosse proprio la fragilità di quest'uomo mostrata che sia il più grande insegnamento. Ci insegnano sempre che dobbiamo essere, no? È la migliore versione di noi stessi, vero? Perfetto, però... capito il fatto che tu hai iniziato questo nostro incontro dicendo "Beh, io lo definisco un film di cuore", Sì. e io probabilmente non credo di saperlo fare in un altro modo. Cioè, quando tu dici, noi regolarmente ogni fine giornata ci domandavamo, ma qui il pubblico che sentirà, che succederà, quando saranno seduti lì, che cosa succederà di fronte a questa scena, di fronte a quest'altra scena. Quindi sì, è fatto col cuore, nel senso che è fatto per chi lo vede, è fatto più che per noi o per l'applauso, è fatto perché chi esce sia felice di averlo visto e perché possa essere una porta verso le sue emozioni. Ti condivido, adesso mi hai fatto pensare una cosa. Per tante versioni della sceneggiatura, io avevo scritto come ultima frase alla fine della sceneggiatura dedicata a tutti coloro che hanno sofferto abbastanza da poter insegnare qualcosa al mondo, che in qualche modo sapevo che non l'avrei mai messa, è talmente... Però mi aiutava a me a non dimenticare che quella che è la fonte di ispirazione del ragazzo è il dolore di Raul, perché vedo troppe, soprattutto oggi, persone sono tutti pronti sempre a condividere certezze e invece avere qualcuno come Raul Gatti, che sì, può essere in apparenza uno sconfitto, che però in qualche modo il suo comportamento è un comportamento che ha un furore di vivere il presente, sbagliando, ne ha fatto combinare tutti i colori, in qualche modo poi diventa di ispirazione a Felice. Ed è qualcuno che riesce a dire che è felice anche se non è felice. Raul, il momento più felice della mia vita. Sì, Io sono morta lì. Infatti. sì, insomma, io penso che c'è una cosa molto bella, cioè che questo è un uomo che tutte le volte che si è trovato ad andare così da poter vincere è scappato. E parliamo sempre, no, della paura del fallimento e invece non parliamo mai della paura della vittoria e credo che quest'uomo sia esattamente quello, cioè tutte le volte che poteva vincere nella sua vita, così come sul campo, ha trovato un alibi per andarsene. E penso che sia un aspetto che non è mai troppo raccontato. Stare sul podio può fare anche molta paura, invece viviamo in una società, in un momento storico in cui sembra che se non stai sul podio non sei nessuno, però poi affrontare le responsabilità di quella cosa lì fa molta paura e soprattutto non hai più l'opportunità neanche di dar colpa agli altri del tuo fallimento, quindi questa cosa qua diventa faticosa perché a quel punto sei tu di fronte eventualmente alla tua pochezza e quella è una cosa che non tutti riescono a gestire. Assolutamente vero. Però fa ridere il film, no? Perché detta così, cioè... sì, infatti, diciamolo. No, perché l'atmosfera sarà la sedia a dondolo che abbiocca, ma diciamolo. Ricordando, sì, che io come ho detto sembra un film classico della tradizione della commedia italiana e così, quindi fa piangere ma fa anche ridere e fa riflettere, diciamo le frasi. Grazie di questo film del cuore, il maestro Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino, 82esima Mostra d'Arte e Cinematografia di Venezia. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, The Festival Insider.